Questo è Spotlight. Oggi con DGA intervistiamo Odo Fioravanti di Odo Fioravanti Design Studio, che ci racconterà cos'è per lui un prodotto di luce contemporaneo. Nel panorama dell'illuminazione negli ultimi anni ho visto succedere una cosa che mai mi sarei aspettato, cioè il diffondersi di oggetti che praticamente non fanno luce o comunque che ne fanno una trascurabile. Mi fa strano perché all'inizio del mio percorso, quando ero ancora uno studente, provo a fare i primi prototipi di lampade o di oggetti che facevano luce. Compravo delle lampadine, le infilavo un po' dappertutto, dentro delle spugne, dentro un fascio di cannuccio, dentro uno scatolone, nella carta a bollicine, quella che si usa per impacchettare gli oggetti fragili, e mi sembrava di cercare contemporaneamente un'estetica, ma anche di cercare di scandagliare gli effetti luminosi che queste diciamo, esperienze potevano creare, no? Come un'esplorazione semantica o emozionale di come cambiando la luce cambia l'effetto sugli spazi che viviamo, ma anche sulle persone che li abitano. E era tutto molto molto naif e molto piccolo e anche a questo punto qualcosa di cui mi viene da sorridere, però c'era la verità di una ricerca, no? Che invece mi sembra si sia perduta nel mondo dell'illuminazione. Ecco, negli ultimi anni, negli ultimi due orologi segnatamente, quello che mi è sembrato di vedere era degli oggetti luminosi che erano diventate delle sculture che avevano anche al loro interno un elemento illuminato, ma che non partivano più dall'idea di comunicare un'emozione dal punto di vista della luce, di come la luce occupa tridimensionalmente lo spazio, no? Io su questo sono molto attento a quello che fanno gli oggetti rispetto allo spazio, perché poi quando mettiamo al mondo un nuovo oggetto va a occupare spazio, ci vorrebbe proprio un'idea di igiene dello spazio, cioè di come igienicamente il designer ha pensato di usare questo spazio che va a occupare in un modo sensato. E la cosa più strana era vedere in questi stand che spesso le lampade facevano così poca luce o ne facevano una luce così insensata che bisognava illuminarle con dei faretti, con dei punti luce esterni, cioè che facevano parte dell'allestimento. Cioè nell'allestimento andava previsto qualcosa che accendesse veramente le lampade perché non erano accese. E questo secondo me è un po' un'assurdità, perché veramente mi fa pensare poi a quelle persone che hanno un carattere così neutro che non le noti, oppure che non fanno succedere niente, o che non hanno personalità. Mi viene in mente quel libro di Proust che si chiamava L'indifferente, che parlava proprio di una persona così, insomma una persona che influiva pochissimo con la sua presenza. E credo che dal futuro del mondo dell'illuminazione mi aspetterei e vorrei tanto, vorrei in maniera forte che si ripartisse da lì, cioè dall'idea che le lampade devono fare luce. Mi sembra assurdo doverlo dire, ma è così. E soprattutto che ne debbano fare una luce che abbia una personalità, cioè che abbia un senso, che abbia la capacità di trasmettere qualcosa alle persone, di colorare gli ambienti, di dargli, e non in senso di colore, ma proprio di dargli una accento dal punto di vista proprio comunicativo, anche di idea dello spazio, di eh, conformare lo spazio, crearlo, partizionarlo, dargli una direzione, dargli una intimità oppure un atteggiamento più pubblico. Però queste sono tutte cose che si devono poter fare con la luce e che dobbiamo tornare a fare, e spero che succeda e che succeda presto.